Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quante volte avete parlato con una persona italiana o avete guardato un film o ascoltato un'intervista e avete sentito delle piccole paroline che sembrano versi ma sono anche parole? Fa Carla, quanto la fai lunga? Dai, dimmi. 50. Si mette le scarpe e show, aria! Sì, io sono innamorato dell'estate. Queste piccole paroline sembra che esprimano delle emozioni. Infatti, per questa ragione, molto spesso si notano in una conversazione. Magari sono parole formate da 3 lettere, ma nonostante ciò vengono notate proprio perché servono ad esprimere un'emozione e ovviamente le emozioni non passano inosservate. Cosa sono però queste piccole paroline di cui vi sto parlando? Si chiamano interiezioni. Sono piccole parti di un discorso che servono ad esprimere un'emozione o un sentimento o una reazione improvvisa a qualcosa. Non sono necessariamente emozioni forti, possono esprimere anche dubbi o incertezze. Essendo appunto delle parole che servono ad esprimere una reazione o un'emozione, quando noi le scriviamo molto spesso le accompagniamo da un punto esclamativo. Le classiche interiezioni che magari possiamo avere in qualsiasi lingua sono "ah", oppure "oh", oppure ma oggi non voglio focalizzarmi su queste. Voglio focalizzarmi su alcune di quelle che noi italiani usiamo maggiormente. Nel video di oggi vedremo 4 interiezioni. Sono tutte formate da una singola parola. Prima di iniziare con il significato di ciascuna di queste, ci tengo a precisare che le interiezioni si usano in un linguaggio molto informale. Non vi consiglio di utilizzarle al lavoro o ad un incontro importante o con il medico. Si possono comunque sentire, però non sono consigliate in dei contesti un po' più formali. Iniziamo a scoprire la prima. So soltanto che è un bisbetico, un lunatico, un cattivo soggetto. Oh, è uscito! Quanti di voi hanno già sentito la parola boh in italiano? Sono certa che se state studiando l'italiano da un po' di tempo, quasi tutti avrete già sentito questa parola. Probabilmente anche se non state studiando l'italiano, l'avrete già sentita. È una piccola parola che noi italiani utilizziamo tantissimo ed è forse l'interiezione più comune della lingua italiana. Boh si usa per esprimere incertezza o ignoranza in merito a qualcosa. Si utilizza quando noi non sappiamo qualcosa oppure non ne siamo sicuri, non abbiamo abbastanza informazioni. Se per esempio una persona ci chiede a che ora inizia la festa di Lucia e io non conosco l'ora, posso ovviamente rispondere non lo so, però in un contesto più informale magari risponderei boh. Boh è un po' come dire non lo so, non ne ho idea, non sono a conoscenza di questa informazione. In inglese probabilmente sarebbe un I don't know oppure who knows. Passiamo alla seconda interiezione. Beh, che non ci vuoi venire a Torino, che vuoi rimanere qui, no? Sì, bene, mi trattano bene, ma non mi piace mica tanto. La seconda interiezione è beh. Come vedete, per ciascuna di queste sto usando un diverso linguaggio del corpo, proprio perché sono utilizzate davvero per esprimere delle emozioni, dei sentimenti riguardo ad un determinato tema o ad una determinata questione. Solitamente è utilizzata per esprimere accettazione. Se per esempio la mia compagna di classe mi dice "Dai, finiamo i compiti", io posso rispondere "Beh, se proprio dobbiamo", quindi sto accettando, mi sto rassegnando di fronte a questa situazione. Beh, si usa anche per esprimere una certa esitazione oppure quando stiamo valutando qualcosa. Probabilmente in inglese la traduzione più corretta di beh è well. Continuiamo con la nostra terza interiezione. Odio partito. Bah, uno prima. La terza è molto simile alla prima e alla seconda ed è ba.
ba serve ad esprimere un forte scetticismo in qualcosa o un dubbio. È uno scetticismo che quasi sembra disapprovazione, quasi non aver voglia di fare qualcosa, di valutare qualcosa. È forse la più negativa in questo caso, perché esprime davvero una sorta di insoddisfazione o mancanza di interesse nei confronti di quanto appena detto. Se per esempio un amico propone un ristorante e a me non piace particolarmente questo ristorante, posso rispondere: bah, io onestamente andrei da qualche altra parte. In inglese è un po' come dire well, I don't know, I wouldn't really go to that restaurant. Oppure un po' come in inglese si usa il me, proprio per indicare una specie di disapprovazione o di disinteresse. La quarta interiezione è molto simile alla terza, cambia semplicemente una lettera. Va, andiamo a vedere, va. Ma non lo so proprio. La nostra quarta parolina è ma. Attenzione però, perché ma, in base a come noi la pronunciamo, può avere un significato differente. Ma è anche simile a bo, ma con una sfumatura di dubbio più forte. Ma è come dire un mix di no e non lo so o non saprei. Se per esempio due amici parlano e uno chiede all'altro: invitiamo anche Paolo alla festa? L'altro potrebbe rispondere: ma l'ultima volta ha creato un po' di problemi. Questo ma è un po' come dire: non saprei, forse è meglio di no. È un modo per esprimere un leggero disaccordo in merito a quanto detto. C'è anche da dire che ma si può utilizzare per dire who knows, oppure se una persona mi domanda: secondo te Paolo ha tradito Lucia? Io potrei rispondere ma, oppure ovviamente potrei rispondere boh. Però ma, contrariamente a bo, esprime più dubbio, più incertezza. È un po' più forte di un semplice I don't know, è proprio come un who knows. Bene, dopo aver visto bo, be, ba e ma, adesso conoscete le interiezioni più utilizzate dagli italiani. So che sono molto simili tra di loro e magari può essere difficile al momento capire le differenze tra un ba e un ma, però sicuramente guardando film, parlando con italiani, vedrete come queste interiezioni diventeranno molto più semplici da comprendere e sono sicura che inizierete anche voi ad utilizzarle nel vostro parlato. Mi raccomando però in una conversazione informale. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate finalmente imparato qualcosa in più in merito a queste piccole paroline che tanto amiamo utilizzare. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!